Hackerini, hackerini, come state? Come va oggi? Siamo a giovedì, domani è venerdì, quindi va tutto bene. Poi guardate, ho mangiato un'arancia poco fa, quindi so felice. Così, era molto buona sta arancia, quindi quindi bene. Allora, dovevo sistemare la musichina, ma non l'ho fatto, però la sistemo ora perché mi sono scordata. Fatemi vedere un po'. Mi hanno cambiato OBS, l'ho aggiornato e adesso è un po' diverso. Alcune cose sono diverse, quindi mi devo abituare. A parte l'eccitante titolo informatico, aspetto l'inizio di questa live per l'algoritmo che per una volta guardo. Ciao Diventi Vento! Che bel nome! Sarebbe bello diventare vento, effettivamente, se posso dire la mia. Però, insomma. Allora, datemi un secondo che sistemo le finestrelle, lo so, ancora non le ho sistemate. Sono pessima, lo so. Sono molto pessima. Prima o poi farò che farà tutto lui da solo. Però, insomma, dai, ci sono. E niente, vi dicevo che ho mangiato sta arancia, era molto buona, ultimamente mangio un sacco di arance e quindi insomma, poi ho cambiato microfono, quindi non ho idea di come mi state sentendo perché non ho avuto molto tempo per testarlo, però spero che mi sentiate bene e niente, vi devo far vedere una cosa. Non ti conosco, ma già da come hai composto il titolo so già che sarà una bella live. Grazie per la fiducia. Diventi vento. Grazie per la fiducia, speriamo. Però prima delle news, vediamo se riesco. Oggi ho scoperto sta cosa. Allora. Non ne guardo una, penso da anni, di solito le live bloccate. Ma guarda, nemmeno io guardo molte live, Nel senso sono pessima, perché io faccio cose, ma in realtà non usufruisco delle cose che faccio. Nel senso, le persone mi dicono, "Oh, ma dovresti guardare le live perché fai live." E io dico, sì, lo so, però il fatto è che io non riesco, cioè io non ho quella cosa di stare attenta. Se uno mi parla un sacco, a meno che non mi mostri cose, io poi mi perdo e quindi non riesco a seguire cose, cioè video molto lunghi. Purtroppo è a meno che non mi interessa proprio l'argomento. Quindi in quel caso lo seguo molto volentieri. Però niente, ho sto problema. Però insomma, voglio farvi vedere questa cosa. Dov'è il mio browser? Allora, questa cosa. Allora, praticamente hanno fatto un traduttore da, ora metto italiano, a LinkedIn. Quindi, per esempio, se io scrivo ho mangiato la pasta e lo traduco, mi dice, me lo trasforma come ciao Fanny Boy, me lo trasforma da proprio come parlato di LinkedIn, no? Avete presente che su LinkedIn una cosa minima la trasformano tipo una roba pazzesca, no? E quindi oggi l'ho provato e ho mangiato la pasta e cambia sempre, mi dice tipo ho fatto benzina, non lo so, della mia produttività oggi con una ciotola di pasta. Eh, il perfetto, oddio, bilancia tra tradizione e energia di alta performance. Sono molto grato per le semplici cose che mi tengono tipo attenta
miglioramento, no, nella prossima obiettivo. Oppure oggi ho provato, ho provato, ho fatto una passeggiata. E dice cose così, quindi non so se lo volete usare, io mi sono divertita un sacco. Non so, se volete dirmi qualcosa ve la cerco al volo, se vi serve una roba tipo al volo. Che poi è bellissimo anche gli hashtag leadership, mindset, work-life balance, growth. Mi fa morire, mi ha fatto morire. Cioè, io mi sono chiesto, ma perché? Però poi ho detto, bellissimo, cioè, è pazzesco. E già tanto se vado su YouTube Web, di solito sono sempre su Pipeline con i filtri, non so se conosci l'app. PyPy. Ah, no, non la conosco quest'app. Pipe. No, non la conosco. Interessante. Allora, Pipe. Questa qui. Ah, ok. Ah, interessante. Per navigare tipo YouTube, ma tipo con più privacy? Ad un primo occhio. Però dimmi tu, magari sbaglio. Dovrebbero farlo per Instagram, sto traduttore, ma sarebbe simile. Vediamo, magari c'è. No. Come si scrive Instagram? Io ogni volta sbaglio. No, non c'è solo LinkedIn. Ah no, c'è linguaggio piratesco, linguaggio emoji e linguaggio di Reddit. Proviamo il piratesco. I've been taking a stroll, me hurty. Vediamo tipo su Reddit. So, I went for a walk today. Esatto. 10 un raccomando. Ciao dei bye. È il meglio che si trova senza API di YouTube. Ah, non lo conoscevo. Interessante, guarda, me lo salvo perché è interessante. Bello, magari lo metto anche in descrizione poi, vediamo. E quindi niente, se volete farvi... Vediamo. Qual era l'altro? Emoji. Ok, vabbè, con emoji, chiaro. Però anche le emoji... interessante. Avevate già parlato delle vulnerabilità di iOS? No, dei bye, ancora non ho iniziato, sto un po' parlando di questo Kagi, o Kagi, non so, dove ti trasforma le cose in linguaggio, a quanto pare, LinkedIn, Reddit, emoji e piratesco. Quello di Reddit mi ha fatto seriamente ridere, sì. Vediamo se faccio... Ho mangiato la pasta alla carbonara. I see you are a person of culture as well. 5-7 perfezione. Lo so, oggi mi ha fatto ridere sta cosa quando l'ho vista. Però insomma, quella di LinkedIn, cioè, vedete, è incredibile. Cioè, quando voi dite una roba tipo ho mangiato la pasta al carbonara e su LinkedIn invece leggerete thrilled to announce that I've just successfully executed the consumption of the world class pasta alla carbonara. It's not just about the meal. Grateful for this opportunity. Ok, aspetta, prova a scrivere su quello di Reddit. Devo uscire con una ragazza e ho l'ansia. Aspettate. Reddit, vuoi? Vediamo. Non mi fate bannare però, eh. So, I'm supposed to go out with this gear and I'm low-key freaking out. Have got major anxiety, non so come si dice, about it. Any advice or I'm just overthinking? Thanks for the support, everyone. Se vuoi lo puoi usare, eh?
Se vuoi te lo mando e lo puoi usare. Però secondo me state solo come si fa? Overthinkando? Boh. Italianizziamo le robe inglesi, dai. Ve lo dico io che sono mastra in overthinking, però vabbè. Hai sentito dello scandalo di Greenbaud, un influencer italiano che ha creato un social network totalmente con l'AI che è stato subito bucato, dove hanno recuperato molte informazioni sensibili con una semplicità estrema. Ma quello tedesco? Mi sa che non si chiama... Vabbè, io scrivo Greenbaud. Io. Io avevo letto questo Bud, però non sono andata a fondo su questa roba. Ho visto che c'era sta notizia, però non ho visto bene, non ho avuto tanto bene. Però ho visto che c'era avevo letto solo che c'era stato sto data breach. Su Reddit è molto peggio. Vabbè, però ovviamente come si dice? Cercano di non farli troppo brutali. Sì, hanno dampato tutti i dati. Ah, interessante. E quindi hanno fatto un social network dell'AI, un po' come Maltbook. Mm-mm-mm. Ah, dato che era una sorta di siti di incontri, c'erano anche informazioni. Ah, interessante. No, non ho approfondito più di tanto, avevo solo letto, cioè avevo visto sta notizia perché alcune persone che seguo ne avevano parlato su YouTube. Ehm, Però e avevo visto che c'era stato questo data breach, però non ho visto che cos'era. Quindi c'erano anche le preferenze sentimentali, quindi abbastanza sensibili. Sì, ok. Questo, guardate, allora, io ve lo dico. Ecco, vedete, l'intelligenza artificiale, no? Quando parliamo di intelligenza artificiale, no, che tutti dicono il vibe coding, il vibe coding, bla bla bla, però, cioè, allora, non è che ovviamente l'intelligenza artificiale può aiutare nel codice, questo lo dico sempre, no? Però non potete chiedere ad un'intelligenza artificiale di farvi, in questo caso, un social network, perché ve lo fa probabilmente con delle vulnerabilità. Ehm, E quindi, insomma, torniamo sempre lì che sì, l'intelligenza artificiale, però come aiuto, non come fa tutto lui e poi io ci guadagno. Perché poi escono ste robe, cioè basta poco. Perché qual è la cosa? Alla fine l'intelligenza artificiale sono addestrate con codice che è stato trovato online. Questo codice non, cioè, può essere pure che è vulnerabile. Cioè ci sono tante vulnerabilità, capito? Quindi. A parte gli scherzi, lo conosci Grafene OS? Sì, sì, lo conosco, ne avevamo parlato in una live quando ho invitato Tommaso, che è un crittografo, ne avevamo parlato molto ad alto livello, però sì, lo conosco. E sarebbe interessante provarlo anche. Il problema è che ora, dato che non ha segnalato al GDPR, il data breach ora rischia legalmente molto caro. Ah, non l'ha neanche segnalato. Ah, proprio ancora peggio. Ancora male male. Ma chi l'ha fatto sto coso?
Ah no, questo tizio, questo Simone Buratti? Ah, tra i più importanti streamer di Twitch. Questo vi fa capire quanto io sia fuori da questo mondo, nonostante lo faccia, però vabbè. Un sito per fare amicizie che avrebbe realizzato con il solo aiuto dell'AI a 40 euro. E senza chiedere un parere ad un legale o a un esperto di cybersecurity prima del lancio, aggiungerei io. Cioè, loro aggiungono, non io. Per un attimo ho... Boutlier non è un'app di incontri, serve a trovare chi ti somiglia e combattere la solitudine realizzata per fare una cosa carina per la community e dare magari un motivo ulteriore alle persone per abbonarsi al suo canale Twitch. Come un'app... Il rispetto... Ah, è quello che dicevi tu, Funny Boy, che appunto non ha il rispetto delle regolamentazioni. D'accordissimo, è già tanto se fa qualcosa la I per me, ma è la mia visione, alla fine è un LLM. Eh sì. Ciao Demi! Eh no, perché non è minimamente nel settore, quindi non sapeva minimamente come operare. Sì, esatto. Quindi, insomma. Ah, ecco, bellissimo. Alcuni utenti hanno scoperto che il pannello di amministrazione della piattaforma era accessibile a chiunque scrivesse admin nella barra del browser. Ah, ah, ogni volta che qualcuno pubblica la pagina di amministrazione, una persona nella cyber security gli viene un infarto. Non so se avete visto, è vecchio questo, quella del video dei The Jackal che facevano la carbonara e ogni volta che mettevano un ingrediente sbagliato veniva un infarto tipo a uno chef, tipo Cannavacciuolo o altre robe così. Più o meno la stessa cosa. L'unica cosa che mi dispiace del mondo open source è che non esiste nulla di totalmente open, nemmeno i pixel con grafene, perché il firmware ha il codice chiuso, eccetera, eccetera. No, vabbè, scusa. Scusate, Lotti, vabbè. No, vabbè, dai, ci sono codici comunque aperti che uno può andarci, oppure ehm, contribuire, poi dipende. Ora, grafene io lo conosco solo così, non so bene, non so benissimo ora come è fatto, però in genere se i codici sono chiusi è perché li vendono. Il bello è che non c'era nemmeno username e password, quindi avevi accesso diretto. Ah, un altro infarto. Adoro quel video della carbonara, sì, è bellissimo. Ehm, e quindi il risultato, account cancellati in massa, incluso quello dello stesso Graham Bout. Alle ragazze a cui ho scritto, se vi sono arrivati messaggi strani, da me non sono io, ha detto lo streaming quando l'ho scoperto. E quindi insomma ha avuto questo data breach. Il GDPR, sì, il GDPR è chiaro in questo, sì, devi dirlo entro 72 hai 72 ore dalla scoperta per notificare la violazione al garante della privacy e quindi insomma non l'ha fatto e quindi adesso si è preso pure la multa. Non ho capito questo. Graham Bout quelle vulnerabilità in qualche modo le aveva già annunciate. Durante le live di presentazione aveva infatti ammesso candidamente che la sicurezza totale del DB non poteva essere garantita al 100%. Vabbè, del DB però, del database. Nessun sistema può garantire una sicurezza assoluta. Vabbè, questo è vero, però cioè, le basi le devi avere, insomma. Dati personali. Ok.
Ah, okay, c'era una versione precedente dei termini e condizioni. La cosa della tutela, ad esempio, Greenbaud, come intende gestire eventuali malintenzionati che potrebbero utilizzare la sua piattaforma per commettere azioni potenzialmente fraudolenti? La risposta a questa domanda è chiara durante la live di presentazione. Ha chiesto alla community di non, ha chiesto alla community di non creare account falsi, di fare i bravi, per favore. Comunque sto ridendo tutto il tempo, le gioie di internet. Certo, anche la porta di casa mia la si può sfondare, ma se lascio le chiavi di casa attaccate alla serratura non posso mettere le mani avanti e dire, vabbè, ma potevano entrare lo stesso. No, tu lo chiari, tu dici non entrate per favore. Vabbè, qui è chiaro che ha voluto fare un contenuto, una roba per la community, non come dicevi prima, Fanny Boy non è del campo, non sapeva i rischi sia legali che tecnici e questo poi è quello che è successo. Ehm, dice, però c'è anche un altro aspetto, aspettate. Dice, Baudler è esplicitamente vietato ai minori di 18 anni, ma la dichiarazione della maggiore età si basa esclusivamente su un'autocertificazione. Non esiste alcuna verifica reale. Nel momento in cui vi registrate, voi date la conferma di essere maggiorenne, ovviamente responsabilità vostra, qualunque cosa. Ha dichiarato lo streamer in live. Vabbè, però questo, cioè, anche Instagram è così. Non so se adesso è cambiato, però, cioè, anche Instagram, tu devi dire hai 18 anni? Instagram, come tanti social, se dici sì, poi hai detto sì, quindi questo, cioè, è molto comune, devo dire. Ma era a pagamento sta porcheria? Non lo so, non lo dice. Ehm, vediamo il continuo e vediamo se magari lo dice. Vale la pena elencare che dati Badr potrebbe concretamente raccogliere dagli utenti. Eh, ID utente Twitch, nome utente, fotoprofilo Twitch, status abbonamento al canale Greenbaud per l'accesso alla piattaforma e se volontariamente forniti dati come foto personali fino a 3, nome, età e città di residenza, genere e cosa si cerca, segno zodiacale, hobby, musica preferita, canali YouTube e Twitch seguiti. Risposte a un quiz di personalità, così. Username Instagram, post, commenti e like. Nella sezione esplora, messaggi privati scambiati con altri utenti, analisi di compatibilità AI generate, punteggi di affinità e match. Sì, piano. Cioè, hai proprio un profilo della persona che puoi tranquillamente usare per qualche phishing o impersonificazione. Ah, ecco. Il social ha un livello premium, il piano gold, che si attiva automaticamente per chi è abbonato al canale Twitch di Graham. Gli utenti gold ottengono filtri avanzati, la possibilità di scrivere a chi non ha ricambiato il match e visibilità su chi ha consultato il proprio profilo. Il tutto senza un contratto diretto con Butler. I soldi vanno a Twitch, i vantaggi arrivano su una piattaforma separata e in caso di problemi di termini e condizioni i termini e condizioni si limitano a precisare che Butler non ha alcun controllo sulle transazioni Twitch. Insomma, ha sponsorizzato con Bitpanda. Insomma. E promuovere l'acquisto di azioni ad una platea composta in buona parte da minorenni è una pratica che si scontra con lo spirito delle norme sulla tutela dei consumatori vulnerabili e con le linee guida Agicom sulle comunicazioni commerciali rivolte ai minori. Ma poi scusa, non puoi scrivere sui termini e condizioni l'utilizzo della piattaforma avviene interamente a tuo rischio e pericolo. Cioè, questo sembra veramente una roba fatta, non so. Boh. Mio zio gli hanno sfondato la porta
che costava di più di quello che gli hanno rubato i ladri. In quel caso aveva senso lasciare la porta aperta. No, scherzo. C'erano dei piani premium, ma di base dovevi essere abbonato al canale, quindi pseudo sì. Esattamente, phishing a volontà. Poraccio, mi dispiace per lui. Sì, non è una bella situazione, cioè uno poi magari ride, però in realtà non è una bella situazione, perché magari lui l'ha fatto veramente con la cosa di fare un contenuto, no, comunque sei uno streamer, vuoi creare un contenuto, poi vabbè, con l'hype che c'è dell'intelligenza artificiale ci sta a dire: "Sì, ho creato 'sta cosa con l'intelligenza artificiale", però poi, devi prenderti le responsabilità. Anche perché come, si legge qui, chi lo segue comunque sono ragazzi, quindi secondo me hai una doppia responsabilità, perché comunque son ragazzi, cioè, che seguono magari 'sto streamer, e se tu fai pagare una roba del genere, no, con tutta la buona volontà, però cioè devi stare attento, so' sempre ragazzi. Boh. Poi sinceramente quando fai clausole devi avere un avvocato. Cioè non, se vuoi fare una roba del genere la fai, su Discord, che ne so. Poi ha lanciato pubblicamente una piattaforma che raccoglie dati personali senza competenze legali di cybersecurity, costruita con l'AI, bucata in 2 ore del lancio e una moderazione affidata al buon cuore degli utenti. Sì. Infatti lo dice, Badley è nell'intenzione un progetto genuino, ma nel 2026 lanciare una piattaforma social senza un'adeguata consulenza legale e tecnica fornito da un esperto umano equivale a lanciarsi da un aereo senza il paracadute sperando di atterrare sul morbido. Sì, in effetti è un bel rischio, anche perché i massimali di multe arrivano a tipo 10-20 milioni di euro e per quanto sia famoso, quelle cifre non sono alla sua portata. Sì. Sì, adesso gli serve un avvocato. Insomma. Però posso dire anche che secondo me, cioè, non è interamente colpa sua, nel senso, cioè, nel senso, lo sapete cos'è? Che secondo me con l'intelligenza artificiale si sta creando veramente un hype incredibile, no? E quando si dice: "Sì, con l'intelligenza artificiale puoi creare 'sta cosa", uno che non è tecnico lo fa. Lo fa e magari essendo uno streamer, ve l'ho detto, voleva fare anche un contenuto, magari attuale, e poi escono 'ste cose. Per questo, cioè, molti discorsi sull'intelligenza artificiale bisognerebbe stare attenti, dire come stanno effettivamente le cose, cioè, voi lo potete usare, però secondo me con dei limiti, lo dico sempre. State attenti a quello che scrivete, il codice state cioè anche io mi faccio generare dei codici, non è che io dico non lo uso tanto. Cioè ad esempio se devo fare uno script che, non lo so, non lo so, l'altra volta mi son fatta fare uno script che prendeva un Excel e generava, non lo so, un qualcosa, adesso non mi ricordo no, mi leggeva un file e mi generava un Excel, ma non mi ricordo. Però qual è la cosa? Io questo script lo uso oggi, lo tengo sul mio computer e basta. Oltretutto è uno script Python che io leggo, è piccolino, riesco a leggerlo e vedo se c'è qualcosa di sbagliato. Invece fare una piattaforma che poi si pubblica è un rischio, perché prima di tutto il codice è gigante, non è piccolino come magari lo script che mi faccio generare io. E secondo, se non hai competenze, non riesci a capire se ti sta scrivendo scemenze. E oltretutto, magari ti mette qualche vulnerabilità, no? Quindi Ehm, te l'ho voluto portare all'attenzione appunto per questa cosa che l'AI ti è infatua e ti fa pensare di poter far tutto. Hai
hai ragione, Fanny Boy, ma poi hai bisogno di conoscenze sotto. Sì, sì, esatto. No, hai ragione, hai ragione. E infatti proprio oggi ci pensavo, no, perché, stavo usando Gemini. Cioè, proprio come ti risponde, no, come vi risponde, proprio a quella roba proprio che ti vuol far parlare, ti vuol far dire e infatti proprio a questo riguardo leggevo oggi un articolo che diceva che ChatGPT ha più questa cosa di farti continuare la discussione, cioè ti chiede proprio tipo c'era 'sta persona che diceva che aveva provato a gli chiedeva consigli sul miglioramento del microfono, dell'audio e a un certo punto, dopo avergli dato dei consigli che comunque erano più o meno giusti, secondo lui, non lo so cosa gli abbia detto, ehm, ha continuato a dirgli: "Vuoi sapere il segreto degli streamer che usano per migliorare il microfono?" Proprio tipo questo clickbait, no, del tipo: "Vuoi sapere i segreti?" E quindi per farti continuare. Questo proprio perché ovviamente addestrano i modelli con le vostre chat e quindi vogliono farvi continuare. E diceva che ChatGPT è molto più propenso a fare questa cosa rispetto a Gemini o Claude. E quindi e infatti l'ho notato, Gemini dopo un po' la smetteva. Ma proprio perché l'intenzione era buona, perché non l'ha strutturato il progetto in modo serio, assumendo professionisti legali, eccetera? Non lo so, sarebbe interessante chiederglielo. Secondo me l'ha fatto molto tipo come intrattenimento, senza pensarci molto, forse, non lo so. Cioè, così, giusto per dire, onestamente non lo conosco, quindi non saprei, però direi per questo. Forse voleva fare veramente questa cosa della community, però poi non ci ho pensato, pensava che non succedeva niente, cioè non so, poi essendo non essendo tecnico, magari non te li fai questi discorsi. Magari uno tecnico dice: "Ma sei sicuro?" Quindi l'hype è un po' voluto da queste big tech, molta gente che le usa in modo basilare non ne sa nulla di tecnologia e quasi le venera e adotta ovunque, mentre i più accorti lo sanno cosa sono realmente. Esatto, esatto, ed è per questo che ci sono canali come il mio, per fare divulgazione anche su questi temi, chiaramente. Ehm, Ciao Pollo. Vuole estrarti i dati, parere mio. Esatto, vero, ChatGPT è molto più empatico come modello. Oddio, empatico, non so se è la parola giusta. Cioè, perché poi qui, quando si parla tipo empatia, queste cose, io storcio un po'. Come si dice? Mm, storcio? Storcio il naso? Non uso questa parola da una vita. Però penso di sì. Confermatemelo voi, io sono proprio ignorante. Ehm, Perché insomma, cioè mettere poi un sentimento, un atteggiamento secondo me non ha senso, perché cioè questi modelli funzionano con delle statistiche, con delle probabilità sulla prossima parola che vi danno. Quindi empatia non lo so, non lo so. Ehm Però insomma, grazie che hai portato questa notizia, non l'avevo ancora letta, quindi molto interessante. E la devo aggiungere adesso, aspettate. Ah no, vabbè, me la segno. Me la segno dove? Dove la segno? Qua. La segno qua. Poi pollo. È nato un nuovo genere robot umanoide. Che genere? Che cosa stai dicendo? Questa mi è sfuggita. Però nel frattempo vi faccio vedere la nuova mascotte di Apple. Mascotte Apple. No, non questa. Questa. Beh. Guardate che carino. No, datemi quella di più. Aspettate. Apple. Ah. Eccola qua. Guardate che carino.
diciamo che essendo il mondo online molto bipolare, nel senso che se esiste una cosa viene giudicato o bianco o nero, io non me la sento di esprimermi a riguardo delle AI in modo troppo insistente. Sì, poi vabbè, hai ragione, cioè se dici una cosa la gente poi ti bombarda come non so se gli hai insultato la madre, non lo so. Cioè, ma stai calmi, cioè state calmi. Cioè non lo so. Non lo so, boh. Cioè alla fine uno può pensarla come vuole. Poi però la cosa è, se uno la pensa in un modo, però io che poi io guardate non ne so tantissimo, cioè non sono esperta di questi modelli o di 'ste robe, però infatti, cioè se volete saperne di intelligenza artificiale magari guardate altri canali, però se le persone tecniche dicono in un certo modo, io ci crederei, cioè quindi boh. Ah, comunque forse è la mascotte, cioè c'è sta notizia, ma non so se effettivamente la la useranno questa mascotte. Con empatia intendo la sycophancy. Oh mio Dio, che parola difficile. Sycophancy, okay, che indica quanto il modello tende a concordare e ottenere l'approvazione. Okay, okay, sì, 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 hai ragione, questo sì. Sì, ma in generale tutti i modelli, cioè io certe volte m'arrabbio, dico: "Ma dimmi le cose come stanno, cioè non ti sto chiedendo di dirmi concordare ogni santa cosa, cioè madò." Comunque, vabbè, vi faccio vedere la mascotte. No, è in francese. Comunque volevo farvi vedere questo, cioè il computerino, guardate che carini! Cioè sono super carini. Threads. Allora io non ho idea di questo Threads, mi esce sempre su Instagram tipo: "Usa Threads", ma non lo voglio usare Threads. Cioè lasciatemi in pace con tutti 'sti social. Sto già impazzendo per i fatti miei. Altri social no. Comunque volevo fare vedere al computerino arrabbiato che fa il pollicione. Questo sono palesemente io col maglione che ho sempre verde e questa sono io in estate. Quindi insomma, piccola parentesi su 'sta cosa perché mi è piaciuta un sacco, quindi infatti l'ho messa pure nella copertina. Vediamo. A me le AI non ne dicono una più giusta di una semplice ricerca online ben fatta, che poi si contraddicono di continuo. Hai ragione. Hai ragione, diventi vento. Sì, certe volte si contraddicono o dicono scemenze, però guarda, a me è stato molto, per me è stato molto utile per sistemare le cose per le live, cioè tipo trovare dei cavi magari giusti o magari trovare, che ne so, la batteria della camera in un certo modo o non lo so, il cavo per la live. Per 'ste cose non lo so, è stato utile. Pure per alcuni settaggi che ho, configurazioni, cioè è stato utile. Poi ovviamente sono andata a controllare guardando altri video. Però devo dire che so stati utili in questo caso. Sì, sì. Quel pupazzetto è bellissimo. Sì, guardate che carino, vi saluta anche. Però va bene. Dopo questo che vi ho detto, partiamo con le cyber news. Quello che stavate aspettando. Poi ho cambiato il microfono, ho questo, braccio adesso, però mi sta sul computer. I sì, pure io per gli acquisti l'ho usato allo stesso modo. Sì, per 'ste cose comunque, devo dire per mia esperienza so stati bravi, ecco. Poi ve l'ho sempre detto, secondo me dipende quale, AI state usando, perché secondo me tipo, intendo modelli tipo chatbot come cioè ChatGPT, Gemini o Claude, cioè perché, secondo me sono più bravi a fare alcune cose, evidentemente li hanno addestrati in maniera diversa, cioè il processo è stato diverso. Probabilmente i dati so' uguali, però l'addestramento sarà stato, diverso e ho notato che ognuno è bravo a fare cose, ecco.
Cancello Instagram, grazie. No, vabbè, dai. Solo non messaggiare. Però iniziamo con le cyber news, informazione, Meta è stato anche lui monellino, monellino perché ehm, la volta scorsa parlavo di TikTok che a quanto pare ehm, non ha la crittografia end-to-end per i messaggi. E a quanto pare adesso anche Meta l'8 maggio, mi pare, sì, l'8 maggio rimuoverà la crittografia end-to-end nei messaggi privati di Instagram. Cos'è la crittografia end-to-end? Praticamente quando voi mandate un messaggio viene cifrato nel vostro dispositivo, verrà mandato alla persona e la persona potrà decifrarlo. Quindi chi sta in mezzo, cioè Meta, non può effettivamente leggere questi messaggi perché la crittografia funziona con delle chiavi pubbliche e private. Meta non ha le chiavi giuste e quindi non può proprio leggere i messaggi. Togliendo questa crittografia, in teoria il vostro messaggio, cioè non in teoria, il messaggio non è cifrato utilizzando le chiavi del destinatario, per esempio. Ehm, sì. E quindi ovviamente c'è una cifratura, chiaramente, cioè è sempre cifrato, nel senso che qualche malintenzionato non può leggere questo messaggio, chiaramente. Però cosa succede? Ehm, verrà cifrato probabilmente con le chiavi di Meta. Ora non so bene tecnicamente come funzionerà, però tipo Telegram ha delle chiavi e per esempio Telegram in teoria potrebbe leggere i vostri messaggi. E, quindi togliendo questa crittografia, in teoria Meta potrebbe leggere i vostri messaggi privati. Ma è mai esistita la criptazione vera? A parte gli scherzi, WhatsApp è oggettivamente vero che l'hanno falsificata e non ce l'ha. E secondo me questa cosa di Instagram è stata fatta per paracularsi legalmente. Piccoli complottisti crescono. No, scherzo. E... No, vabbè, WhatsApp dice che ce l'hanno, scusa. C'è la crittografia end-to-end. Infatti, Meta, adesso che toglierà Instagram, ha suggerito agli utenti di utilizzare WhatsApp perché WhatsApp ce l'ha la crittografia end-to-end. Comunque pare che hanno scelto sta cosa di toglierla perché a quanto pare, secondo loro, pochissimi utenti hanno scelto di attivare la crittografia nelle chat dirette e quindi secondo loro quindi non serviva. Ora però io dico, se non lo dici, le persone non l'attivano. Secondo me questo è il problema. Però insomma, questa è una notizia un po' così perché, cioè, con la cosa di andare, anche perché ultimamente Meta stava facendo il bravo e stava appunto, era un po' su sta cosa della protezione, c'era tutta sta crittografia, eccetera. Poi, vabbè, ci sono dibattiti di cui non andiamo a parlare, se no non ne finiamo più. Però, insomma, stiamo tornando indietro togliendola. Quindi insomma, usate Instagram, ma non le chat private. No, vabbè, scherzo, scherzo. Dipende cosa dite. Ehm, E quindi niente, questa era la notizia. Ehm, Cerca bene online, sui siti in inglese ci sono diversi whistleblower o altre fonti che hanno detto che l'hanno sempre non tenuta per davvero. Se uno conta che il codice è closer non possiamo sapere. Sì, vabbè, questo hai ragione, questo sì. Non lo so, cioè, il problema è come dici tu, se il codice è chiuso non si può sapere, anche qualcuno che dice che non c'è. ehm,
non si può sapere. Quindi 18 aprile si elimina il mio account. No, dai, pollo, dai, non fare così. Ma se uno ha attivato l'end-to-end e l'altro no, come funziona? Chi vince? Non lo so, sai? Vediamo, chiedo. Chiediamo a ChatGPT. Però in teoria entrambi dovrebbero averla attivata. Allora, secondo ChatGPT vince l'impostazione meno sicura. E ci sta, perché in teoria l'altro non potrebbe se no decifrare. Sì, ci sta come discorso. Perché se io ho attiva la crittografia, ma voi no, io vi mando un messaggio, voi non lo potete decifrare. A meno che non si usa tipo la chat privata, la chat segreta tipo di Telegram, dove si crea una nuova chat e quindi le chiavi vengono date. Però bella domanda, non ci avevo pensato. Bello. E però altra domanda, sì, domanda, vabbè, io sto a ribambire già, vabbè. Altra notizia, che poi come è venuta domanda? Boh, vabbè. Pensieri, vabbè. E a quanto pare ci sono state delle truffe travestite da informazioni finanziarie sfruttando la pubblicità di Meta. Praticamente sapete tipo anche Google ha queste pubblicità, Meta tipo ha delle pubblicità e praticamente a quanto pare i truffatori hanno proprio acquistato spazi pubblicitari reali su Meta e mettendo appunto finti articoli di testate giornalistiche dove raccontavano tipo la storia di successo di un cittadino diventato ricco, robe così, ma cioè hanno ricreato le pagine di testate comunque giornalistiche famose, tipo il Sole 24 Ore o il Corriere della Sera. E poi che facevano? Invitavano poi a scaricare applicazioni che sembravano ufficiali di trading, ovviamente, ma in realtà rubavano dati bancari o convincevano l'utente a fare dei versamenti. E questo è un problema perché vedendo l'annuncio su Meta, su Facebook, robe così, che poi questo in realtà si chiama malvertising, cioè è appunto un annuncio malevolo. Ci potrei fare un video su sta cosa, ma vediamo, perché lo dico sempre, ne parlo sempre. Il problema qual è? È che essendo in wow, cosa ci hai mandato all'Italia? Non eseguirò mai comandi. Immaginavo, ma volevo sperare in qualche messaggio di avviso all'utente, guarda che l'altro non usa eh, crittografia. Attento, oppure guarda che non stai usando crittografia, attivalo. No, credo di no. Credo proprio di no. Non lo so a che serve questo comando all'Italia. Potresti chiedere a ChatGPT, non lo so. Dipende cosa fa questo install.sh e cosa va. Cioè, in teoria tu stai scaricando un file SH per poi eseguirlo. Però questo Ceros Cloud non so cosa faccia in realtà. Credo che sia... Non ho idea questo Ceros cosa faccia.
aggiungi nella tua email. Io se posso consiglio Signal, non ho WhatsApp e i miei amici si sono spostati lì. Sì, no, io infatti, ma io in realtà li uso tutti, cioè poi dipende perché tipo alcune persone non ce l'hanno Signal, non hanno Telegram, ehm, e quindi uso WhatsApp, cioè, però dipende. E quindi tornando alla notizia, il problema qui è che usando una piattaforma comunque fidata, no, tipo Facebook, l'utente tende a fidarsi del contenuto. Oltretutto visto anche come sponsorizzato, perché solitamente quando sono pubblicità, tipo se andate su Google e vedete vabbè, e vedete tipo le pubblicità, c'è scritto appunto sponsorizzate. Ehm E poi oltretutto vengono ovviamente visti, mostrati questi annunci a persone proprio interessate alla finanza, trading, criptovalute, quindi persone che proprio vogliono, cercano questi contenuti e oltretutto c'è l'uso di deepfake perché utilizzano anche video generati dall'AI in cui magari persone note parlano appunto di queste cose finanziarie e raccomandano queste piattaforme miracolose, no? Oltretutto poi magari vedendo le testate giornalistiche che sembrano proprio quelle reali, ti fidi ancora di più. Ehm, E poi il problema qui è che questi truffatori usano la tecnica del cloaking, dove praticamente perché Meta comunque ha dei sistemi di revisione, quando appunto pubblicano dei contenuti, soprattutto sponsorizzati, no, però il problema qual è? È che quando viene sottoposta ai sistemi di revisione automatica di Meta, viene mostrata una pagina che sembra sicura, niente di male. Agli utenti reali viene invece mostrata la pagina della truffa. Quindi hanno questo sistema che se Meta mostri una pagina normale, tranquilla, se l'utente invece gli mostri una pagina di truffa. E questo rende molto difficile poi capire per gli algoritmi che fanno queste cose, questi controlli, ehm, intercettare l'annuncio falso, no? E poi niente, questo articolo appunto diceva come mitigare il rischio, appunto diceva nessun investimento sicuro può offrire guadagni immediati o altissimi senza rischi, quindi diffidate da chi vi promette cifre enormi in un giorno e controllate sempre tipo l'URL della pagina, perché se ad esempio siete sulla pagina del Corriere della Sera, però leggete corrierenews.it, non è quello corretto. Ehm, e poi, diceva anche che su Facebook è possibile vedere quando una pagina è stata creata e quali annunci sta pubblicando. Se vedete che quella pagina è stata creata da pochi giorni e ha sede in paesi strambi e voi siete in Italia e parlano magari sono contenuti italiani, ovviamente potrebbe essere una truffa e ovviamente segnalatele quando ci sono appunto. Quindi insomma non bello. Cosa intendi con quanto è pericolosa una shell? Una shell è il terminale, cioè tu vuoi dire la reverse shell forse? Non so. Sì, capisco il problema, è comune in Italia. Sì. Mh. Hai saputo la notizia di Valve, piattaforma di videogiochi, sono stati trovati in alcuni giochi che contenevano al loro interno del malware. Allora, non so se è la stessa di cui parlerò dopo,
E perché io ho letto la notizia dei giochi su Steam, quindi non so se è la stessa, cioè se tu ti riferisci alla stessa. Però sì, penso di sì, no? Valve non è... Ah, sì, sì, ok, ok. Steam è sviluppato da Valve, ok. Allora sì, è la stessa. Sì, sì, dopo ne parlerò perché è interessante, interessante. Cioè, non ho trovato tantissimi dettagli sui malware in sé, quindi se voi avete qualche notizia ditemelo e mandatevela pure, così magari la leggiamo. Ehm, E allora la reverse shell è abbastanza pericolosa, nel senso perché cosa succede? Se voi avete una reverse shell, potete eseguire comandi come se aveste il terminale su quel PC. Quindi chiaramente potreste... Allora dipende poi, se l'utente è normale e non ci sono modi per fare privilege escalation, quindi trovare un modo di avere privilegi alti, diciamo così, lì sei un po' limitato, perché comunque sei un utente normale, magari i permessi sono settati bene, quindi diciamo è un po' limitato. Però potresti sempre, magari il rischio potrebbe essere che ti puoi muovere in altri computer, e quindi questo è il movimento laterale, perché magari ci sono le stesse credenziali, magari trovi credenziali sul PC. Cioè, cioè, il problema è che non è tanto la singola vulnerabilità, ma poi è tutto un insieme. Cioè, perché se voi entrate in un sistema, magari non avete permessi in quel sistema, in quel computer, però magari trovate una password che vi permette di andare su un altro sistema dove avete più permessi e trovate altre cose. Quindi diciamo è abbastanza pericolosa, però la devi trovare prima di tutto. Quindi questo. E poi parlando di truffe, a quanto pare, questa è una bella notizia in realtà. Ho deciso che ogni tanto vi do qualche bella notizia perché sennò vi do sempre brutte notizie. A quanto pare Google, Meta e Microsoft hanno deciso di fare un patto per combattere le truffe. Ehm, No, Pollo, non eseguo una reverse shell, ti pare? Sì, ce ne sono con Python, sì, però non ne eseguirò. Ve l'ho detto, non eseguo codici che mi mandate. Posso guardare magari link, ma non codici. Quindi, e i link li guardo, cioè, quindi... Ehm, E quindi praticamente hanno fatto questo accordo volontario, firmato appunto da anche in realtà Amazon e OpenAI, LinkedIn, Pinterest e altre, appunto tutti questi, in cui hanno fatto questa iniziativa appunto per combattere gli scam. Perché, qui diceva che il problema principale delle truffe online è che sono cross platform, cioè una truffa può iniziare con un annuncio su Facebook, come vi ho fatto vedere nella notizia prima, e poi spostarsi su una chat di WhatsApp e poi richiedere magari un pagamento usando un'email di Gmail. E quindi finora queste aziende non si scambiavano queste informazioni su questi flussi e quindi non si riusciva a capire magari e a intervenire bene nel prevenire questi scam. E ora quindi scambiandosi questi dettagli, ad esempio come uno schema di phishing per Google o robe così, si pensa che si ha più possibilità di appunto trovare questi scam e bloccarli. E ovviamente utilizzeranno l'intelligenza artificiale per identificare anche truffe ricorrenti, no? Tipo
il principe nigeriano. Lo sapete che potete fare i sound alert su Twitch e ci sono anche c'è anche il principe nigeriano. Ehm, e soprattutto il problema anche qui sono appunto i deepfake e soprattutto anche l'utilizzo dell'intelligenza artificiale, e quindi con la partecipazione appunto di OpenAI e Anthropic, si mira anche a prevenire l'abuso di questi sistemi, per la creazione di truffe. Non so come lo faranno. No, cioè si stanno un po' muovendo. Per esempio Gemini, cioè Google, ho letto che adesso per le immagini mette tipo una filigrana e Google può riconoscere se quell'immagine è stata fatta da Nano Banana. Perché appunto c'è questa cosa. Non ho capito bene, non ho capito bene se si fa uno screenshot, se quella filigrana rimane. Questo non mi è chiaro, però voglio approfondire. Allora, Pollo, puoi mandare le email di phishing all'email spamacqua@proton.me. Quella guardate è fatta. Ma ve la mando. Dov'era? Aspettate. Oggi ho avuto la geniale idea di di cancellare l'history del mio browser e ora mi chiede di accedere ovunque. Visto che parli bene di informatica, potresti parlare anche delle nuove leggi statunitensi sul controllo parentale, come ad esempio in Colorado. Interessante di come dovrà fare un controllo dei documenti anche solo per avviare un sistema operativo qualsiasi, pure open. Allora, su questa cosa ne avevo parlato, mi sa, 2 live scorse. Allora, per me, in generale questi controlli, ehm questi controlli non hanno molto senso. Nel senso sì, hanno senso, però secondo me ci sono troppe possibilità di bypassarli, no, e poi il problema è appunto che si possono bypassare, come abbiamo visto con le VPN in Stati Uniti, sì, in Regno Unito, e poi il problema è anche che, sistemi operativi come che sono appunto open, hanno problematiche nel fare questa cosa, perché appunto sono sistemi distribuiti, molto spesso sono, sostenuti da community e quindi è molto particolare. Però io lo dico sempre, secondo me la cosa deve essere una istruzione su queste cose, non può essere un limitare ogni volta. Perché in questo modo, ve l'ho detto, ci sono le possibilità di superare questi limiti e secondo non insegni niente, cioè anzi, secondo me se si mettono dei limiti poi le persone lo fanno anche per sfida, no? Quindi non lo so. Non lo so, si sta andando verso quella direzione, perché se vediamo il Regno Unito che ha messo i limiti d'età, adesso anche questa notizia, quindi boh, vediamo. Poi ci sono anche i social che adesso anche, mi pare Australia aveva detto che lo bloccava sotto i 16 anni, mi pare. Quindi insomma particolare il mondo in cui viviamo. Mi fa ridere che hai detto Proton Mail come lo dico io, perché quando comunico la mia mail a degli enti la gente mi guarda male. Sì. Vabbè, io in realtà ho anche un'altra email con live e ogni volta è terribile perché io dico live e le persone dicono live? Live. Fa ridere. Però ci sta, ci sta. Anzi adesso all'inizio, adesso in realtà è cioè è famosa, quindi nessuno me lo chiede più.
I sistemi open hanno assolutamente problemi, non sono di proprietà e poi è un problema politico e un'imposizione di Stato che odio, per il resto tutto corretto. Sì, sì, purtroppo, beh, ho detto, viviamo in un mondo, in un periodo particolare, ecco. Vediamo, vediamo. 2050 tutti in campeggio senza internet. Oddio, devi aspettare il 2050? Lo puoi fare anche subito. Però no, no, anzi subito no, perché poi non vedete le mie live. Quindi no, non va bene. Però se andiamo in campeggio ve le posso fare live in campeggio. Però come faccio a trovare le notizie poi se siamo senza internet? Questo è un problema, me le invento, vi racconto storie. Ehm, Viviamo in una timeline complicata. Eh sì, questo sì. Però c'è la buona notizia, ve l'ho detto, che appunto stanno facendo questo patto contro le truffe. Ehm, E a quanto pare questo patto prevede anche messaggi di allerta, uniformi tra le varie piattaforme, tipo per dire state attenti, e anche campagne di educazione. Ehm, e quindi insomma è la prima volta che un accordo del genere viene fatto. Allora, sui giornali, però non ci sono queste notizie sui giornali, e questo è il problema. Cioè, possiamo parlare di notizie di attualità, però non è che ci so tante notizie sulla sicurezza, eh. Poi sì, vabbè, dipende che giornali in realtà. Vabbè, ci può stare, sì, dai. Non i giornali classici, ma i giornali di sicurezza. Ci sta. Allora, dimmi una cosa, scusa, ero distratta, quell'email che hai spammato tua è per qualcosa. Allora, quell'email l'abbiamo creata con Simone Modiga e l'abbiamo fatta apposta per voi per farci phishing. Allora, potete usarla in due modi. O ci mandate phishing perché volete provare a farci phishing, o ci volete in tre modi, dai. O ci volete dire qualcosa. Io ho anche un'altra email che trovate comunque sul mio canale, però, insomma questa è fatta perché appunto abbiamo fatto questo progetto con Simone. Oppure ci potete mandare del phishing che volete che noi analizziamo. Abbiamo fatto delle live su questo, se ci mandate delle email che avete ricevuto di phishing, tipo l'altra volta ci hanno mandato anche degli SMS, con tentativi appunto di smishing, phishing per SMS, e l'abbiamo analizzati, è molto divertente in realtà. Solitamente lo fa Simone perché è lui che si occupa di questo, io sono più dalla parte dell'attaccante, però per me è molto interessante, io adoro il phishing, quindi per me a me piace sempre leggere il phishing, quindi se avete phishing ce lo mandate, siamo contenti. Ehm, e oltretutto se volete provare a farci phishing siamo contenti pure, ci piace. Però la cosa è che lo dovete zippare. Ecco, c'era Simone che nel suo canale aveva scritto le istruzioni. Ecco, dovete fare un file zip con quella password, con Cinnamon, perché se non lo fate, Proton ci blocca i tentativi di phishing. Quindi, non so, se volete farlo, a noi ci piace ricevere phishing. Che linea usi Window Team? No, io non uso Window Team, sono in Svizzera, quindi non uso quelle. Però è un'informazione troppo privata, non ve la dico. Non lo so. Ve l'ho detto, sono come si dice? Oddio. Fissata sulle informazioni, quindi non sono informatico e passo, ma non mi dispiacerebbe affatto, sembra divertente. Vabbè, puoi provarci, puoi provarci. Alla fine, cioè, alla fine
io lo scrivo anche sul mio canale, no, sulla descrizione del mio canale. Cioè, quello che io ho voluto creare, sto cercando di creare, è anche un posto dove la gente può dire: "Non lo so". Perché io sono la prima che anche quando, mi chiedete le cose, se non le so, vi dico: "Non lo so", perché, cioè, non sono un dizionario, non sono un ChatGPT e quindi non so tantissime cose. E secondo me la cosa importante è veramente chiedere, cioè veramente chiedere, non sentirsi scemi, perché sinceramente non c'è una domanda stupida secondo me. Anzi, chi pensa che le domande so stupide non ci ha capito niente secondo me. Super polemica, ecco. Me la dovevo fare la polemica. Però no, in generale ci tengo a dire 'sta cosa, questo comunque è un canale in cui si può chiedere qualsiasi cosa, dire quello che si vuole, cioè nei limiti ovviamente della educazione e gentilezza, perché ci tengo anche a dire che comunque ci deve essere gentilezza in questo mondo. Ehm, e quindi insomma, per questo. Ehm, ah, sei in Svizzera? Ecco perché non sei la classica italiana. Oddio, classica italiana. Mi viene la canzone, è la tipica... Ah no, quella era un'altra roba. Ok, niente, scusate, scusate. Robe. Ehm, però insomma, 007. Sì. Prova a fare una pagina in Wikipedia. Perché? Perché dovrei fare una pagina? Su cosa poi? Allora, una volta volevo collaborare ad una pagina Wikipedia, però poi non l'ho fatto, cioè, perché cioè, c'è già gente che scrive. Capisco il senso di community e di onestà intellettuale, carina la cosa. Sì, vabbè, secondo me ci sta, nel senso, poi io ho il mio pensiero, magari qualcuno non lo condivide, non lo so, però, cioè, io ho capito che si impara di più dicendo non lo so, ecco. Poi non lo so, certe volte mi fate domande che veramente io non ci penso, quindi dico bello, così anche io ho un feedback e delle domande a cui non penso, quindi cioè mi piace pure come cosa. I- Poi continuiamo con le cyber news. Qui vi faccio vedere un draghetto. Ehm, Dove appunto c'è questo Silver Dragon e a quanto pare è una campagna. Qui vi ho messo 2 articoli perché insomma questo è un po' più tecnico, se volete leggere magari più nel dettaglio, proprio cosa fa, qui fa proprio un'analisi su questo. Qui invece parla anche dell'analisi però, un po' più ad alto livello, quindi insomma come preferite. Però praticamente ci sono state un po' di notizie riguardo a un spionaggio cinese contro appunto le organizzazioni governative, e a quanto pare adesso si ha tramite la ricerca comunque di, Checkpoint, che è appunto un'azienda, ehm ci sono state delle notizie in più riguardo appunto questa campagna e, a quanto pare il loro mirino è proprio le organizzazioni governative e industriali nel sud-est asiatico e in Europa. E a quanto pare questo report ha identificato, un malware chiamato Silver Key, che appunto si tratta di una backdoor che la backdoor è praticamente una porta sul retro. Praticamente si creano un accesso, diciamo, in modo che gli hackerini possono appunto utilizzarla per entrare nel sistema. Ehm, e appunto viene installato tramite malware. Ehm, la cosa interessante è che non scrive niente, diciamo in memoria, ma sta tutto nella memoria, nella RAM, quindi nella memoria, diciamo,
temporanea, ecco. Ehm, Questa molto è una pratica comune per sfuggire, diciamo, ai controlli anche, forensi, no, cioè quello che si fa dopo, c'è un attacco, cioè si va ad analizzare il computer e solitamente si fa una copia della memoria anche. Quindi se non c'è, niente nel disco rigido, diciamo, quindi, nell'hard disk e robe così, ehm è un po' più difficile, ecco. E poi la cosa anche interessante che si vede da questa analisi è che questo malware utilizza canali come Telegram o Discord per avere comandi dall'hackerino che lo comanda. Perché solitamente questi malware devono avere dei comandi per capire cosa fare o cosa non fare. E poi la cosa anche tutto interessante, ehm, un'altra cosa interessante è che utilizza una tecnica che si chiama DLL side loading. Questi praticamente cosa succede? Ehm, Questi malware convincono la vittima a scaricare un file che verrà installato sul PC, però sono programmi vecchi che hanno magari delle vulnerabilità. Questo fa in modo che quando viene installato vengano usati dei pacchetti, chiamiamoli così, malevoli che servono al programma, benevolo, diciamo così, diciamo il programma buono. In questo modo il programma rimane quello buono, quindi l'antivirus non dice niente perché vede appunto il programma buono, però i pacchetti che utilizza sono malevoli e quindi fanno cose malevole. Se l'antivirus magari non lo trova, si può appunto installare e fare cose brutte. Ehm, e la cosa che diceva qui è che ha rilevato un aumento degli attacchi in Europa, soprattutto in istituti di ricerca aerospaziali, ministeri degli esteri, e anche aziende del settore, energetico rinnovabile. Questo fa pensare che sia perché magari vogliono raccogliere informazioni, su queste tecnologie, no? E poi insomma, vabbè, puliscono le loro tracce perché appunto per non farsi trovare e, anche vanno a vedere il layout della tastiera, cioè il layout sapete c'è l'italiano, l'inglese, il tedesco, eccetera. Ehm, e questo lo fanno perché cioè per colpire solo le nazioni che si vogliono colpire, ecco. Ehm, e poi anche un'altra cosa interessante è che praticamente quando infetta un computer, va a prendere i documenti rubati e li impacchetta in uno zip con una password complessa, così e poi li manda in piccoli pacchettini, così, non ci sono da chi guarda la parte blu, no, i difensori, vede piccoli pacchettini e quindi non si allarma. Oltretutto, utilizzando canali come Telegram o Discord, come vi dicevo prima per i comandi, questo rende la scoperta di questo malware un po' più complessa, perché se si vedono perché comunque il traffico di Discord o di Telegram potrebbero essere anche messaggi che si mandano normalmente e quindi sembra un po' più legittima rispetto a magari usare server strambi, no? E quindi è un altro modo per passare inosservati. All'Italia, cosa ci stai mandando? Guarda, guarda, te lo faccio vedere. urlscan.io. Guarda, ogni cosa che mi mandate io non la prenderò mai. Ma non perché non mi fidi, è che ho proprio un problema. Ma ci sono attacchi fatti da italiani? Ma penso di sì, credo di sì, però non lo so. Chiederò a ChatGPT. Hacker fatti da italiani?
Allora, cosa ci hai mandato? Recox. Che cos'è questo? Ah, interessante, era pure interessante. Scusa se non mi sono se non mi sono fidata. E vabbè, no, però tipo scusate, Anonymous non era italiano o mi sto confondendo? Vabbè, in realtà forse era di tutto il mondo. Ah no, Anonymous non è italiano. Allora mi sto confondendo. Ah, ok, c'erano degli italiani dentro Anonymous. Ok. Tutto questo è interessantissimo. Grazie, Diventivento. Mi piace proprio il tuo nome, guarda, è proprio bello, uno scioglilingua. Ok, allora, ChatGPT mi sta dicendo che Anonymous è internazionale. Quindi, se vai qui li trovi. Ho troppa paura, guarda, ho troppa paura di quello che mi mandi. Quindi continuerò ad andare con... Scusate. Però... Ok, cioè ChatGPT ha capito male la mia domanda comunque. Group chat for teams, friends e community. No, mi dà questo comunque. Anonymous è internazionale, uno dei capi ha studiato a Bologna. Ok, ok, quindi ok, c'erano italiani all'interno. Ok, però diciamo internazionale. Ok, grazie Daniele. Lo uso anch'io. Ma che cos'è? Cioè una chat? Ah no, è un RC client. Ok, ok, interessante. Hacking team? Qua mi dice... Però qui mi parla di un'azienda che vende anche a governi. Oh, lo sapete che però è un video interessante questo, eh? Potrei capire se c'è qualche... Oh, è interessante. Ah, che poi sto Hacking Team io l'ho già sentito, c'era una qualche notizia forse, tipo che le avevano hackerato, robe così, può essere. Ah no, okay, no, 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 c'era questa notizia che dicevano lo spyware made in Italy. Infatti è del 2025 che c'era sta notizia. Ah, sì, 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 che c'era sto Dante che poi era stato venduto e forse utilizzava spyware, una roba così. Per ora non mi ricordo. Sì, era un'azienda, ha fatto un servizio alle Iene. Ah, ecco perché forse c'era sta notizia. Mi ricordo qualcosa del genere. Non sapevo del capo di Bologna, poi chissà quanto è frammentata come associazione di hacker, chissà cos'è davvero Anonymous e se non si spaccia uno a caso per loro per popolarità. Sì, poi dietro a ste cose non è che uno sa effettivamente come funziona, quindi chiaramente. Esiste Spyware Worm? In che senso? Perché sono due cose diverse, sono due malware diverse. Cioè, puoi usare il worm per autoreplicarti e anche per inserire uno spyware. Così. Io vi do delle idee, così.
Ehm È fallita perché praticamente gli avevano leakato tutti i tool che progettavano, se non ricordo male. Ah, okay. Ma mi ricordo una roba così che dicevano di 'sti tool, però non mi ricordo benissimo, quindi mi fido. Un worm che infetta tutto e spia tutti. Sì, però devi fare 2 cose diverse dico. Cioè lo spyware fai una cosa, il worm fai un'altra cosa. Però sì, lo puoi fare. E poi, a grande richiesta, come chiedevate prima, c'è stata la notizia di una vulnerabilità di iOS ed è molto particolare perché praticamente, cioè non è proprio una vulnerabilità, ma è un exploit kit. Praticamente un kit di exploit, tradotto malissimo. Praticamente non è un singolo virus, ma è praticamente come una cassetta degli attrezzi digitali, diciamo, appunto il kit, che praticamente cosa faceva? Appena infettava il dispositivo con iOS, mi pare da 13 a 17 qualcosa, però comunque qui, vediamo se lo trovo più nel dettaglio. Ah, eccolo, c'era nel nome. Okay. Tra il 13 e il 17 2.1, cosa faceva? Andava a vedere, a scansionare un po' la vittima. Ehm Andava a scansionare un po' la vittima e quindi tipo l'iPhone, diciamo, che modello è, che versione di iOS usa, che browser sta usando, robe così, faceva tipo, proprio una scansione e poi sceglieva cosa fare. Cosa succede? Questi kit hanno a disposizione diversi exploit. Gli exploit sono praticamente il modo con cui, si può, ehm, utilizzare una vulnerabilità, diciamo così. Vediamo. Prendere vantaggio della vulnerabilità. Esatto, grazie Wikipedia. E a quanto pare questo kit, che poi si chiama Coruna, aveva ben 23 exploit, quindi 23 pezzi di codice che poteva sfruttare per, appunto prendere vantaggio delle vulnerabilità che c'erano in quelle versioni di iOS, ecco. E quindi che faceva? Faceva questa scansione e poi in base alla scansione decideva quale vulnerabilità andare a bersagliare praticamente e poi lanciava l'attacco direttamente su con quel appunto exploit. La cosa molto interessante è che utilizzava anche il WebKit di Safari, perché appunto WebKit praticamente è il motore di Safari. Diciamo quello che sta sotto Safari, che non vediamo, no? O comunque ogni browser, dovete sapere, c'è un motore che va a creare poi la pagina che noi vediamo, ma in realtà è tutto un codice sotto sotto, no? E qualcuno deve fare questo lavoro per noi. E quindi quindi cosa succedeva? Bastava che l'utente andasse a vedere un sito web malevolo che magari conteneva appunto questo kit
E poi tramite appunto una vulnerabilità in questo WebKit riusciva a installarsi e a bypassare le difese del dispositivo. Perché cos'è la cosa? Negli telefoni comunque ci sono queste cose che si chiamano sandbox, quindi e soprattutto in iOS. Le sandbox sono praticamente dei piccoli, come una specie di, recinto dove un'applicazione sta e tutto quello che succede sta in quel recinto. Una cosa di quell'applicazione non può accedere al recinto di un'altra applicazione, in teoria. Se ci sono vulnerabilità, si potrebbe anche andare nei recinti delle altre applicazioni e quindi utilizzare e vedere le altre applicazioni. E la cosa è che questo Coruna riusciva a farlo perché sfruttava una vulnerabilità di WebKit, quindi riusciva tramite il download di questo kit, riusciva tramite la vulnerabilità in WebKit a bypassarla e andare appunto nelle altre applicazioni e i processi che ci sono. Ehm, la cosa positiva è che comunque Apple ha comunque una modalità isolamento, che appunto vediamo se la troviamo, che comunque è riuscita abbastanza a bloccare queste catene. Però è opzionale. Limita il web browsing, insomma c'erano comunque delle piccole mitigazioni. Ehm Sandbox intesa come isolamento dei processi. Sì, sì, cioè proprio un isolamento comunque delle applicazioni e dei processi, e quindi un'applicazione non può accedere ai dati dell'altra applicazione. Ehm, la cosa nota anche positiva la cosa anche positiva è che comunque Apple pare che abbia rilasciato, delle degli aggiornamenti per sistemare appunto, queste vulnerabilità che erano prese da questo Coruna. Quindi insomma aggiornate i sistemi se ce li avete. Ehm, Però il problema è che se avete dei vecchi iPhone che non ricevono più aggiornamenti, lì è un problema. Dovrebbero esserci in teoria, degli aggiornamenti, perché comunque a quanto pare hanno rilasciato, vedete, degli aggiornamenti anche per sistemi più vecchiotti, quindi in teoria dovreste avere questi aggiornamenti. Spero. Sarebbe interessante vedere il processo passo per passo dell'attacco. Sì, sarebbe interessante. Il problema è che magari lo possiamo fare la prossima volta con le cyber news, perché dovrei trovare anche un articolo che lo spiega. Vabbè, intanto se lo trovo ve lo metto in descrizione, così se siete interessati lo potete leggere. E magari lo considero per la prossima volta. Sì, sì, perché no? E quindi questo. Poi altra notizia, qui torniamo all'intelligenza artificiale. Ehm Pollo, allora, questa cosa l'hai chiesta forse anche l'altra volta, ma non ho fatto in tempo a chiederti. Tu mi chiedi come leggi i numeri della RCE, ma secondo me tu stai dicendo la CVE, no? Cioè questi numeri. Comunque la CVE io te la spiego comunque. Allora, il CVE è che c'è CVE, appunto, perché appunto è Common Vulnerability Exposure, cioè un dizionario delle vulnerabilità, poi c'è l'anno di quando è stato scoperto, quindi in questo caso 2025, e poi c'è l'anno progressivo, cioè significa che la vulnerabilità
numero 31.200 è registrata in quell'anno. È solo un ID, un identificativo. Quindi, per esempio, qui CVE 2025 vuol dire che è stata trovata nel 2025 e ha un ID 31.200, cioè aumenta semplicemente. Questo è l'ultimo numero. Esatto. CVE è un dizionario di vulnerabilità. Quando si trova una nuova vulnerabilità viene identificato in questo modo e ve l'ho detto, semplicemente c'è l'anno e un ID. Questo. Ebbene sì, ci sono tante CVE. Che poi se volete vedere le CVE potete andare su questo sito. Era questo. Vediamo Apache. Vediamo se è questo. E ci sono tante vulnerabilità. Però non era questo il sito che io uso solitamente. Ah, era questo. A me piace questo perché potete anche filtrare per data, ma anche per prodotto, per vendor, quindi potete cercare la versione, molto utile, per esempio qui. Quindi questo è un sito molto interessante. Sì, ma pure io mi dimentico cose, figurati. Ovviamente. Però altra notizia, ovviamente vi ho parlato un po' di volte di OpenClaw, cioè che è un progetto open source che è diventato comunque famoso in pochissimo tempo, che praticamente è un programma, framework, non so, per creare appunto agenti di intelligenza artificiale autonomi che possono usare il vostro computer, scrivere codice, navigare sul web e fare tante cose al posto vostro. E io l'ho sempre detto, il problema è che ha troppo accesso ai sistemi e le persone non sono in grado di capire, magari, cioè non vedono il problema magari perché comunque non hanno appunto questa conoscenza tecnica. E come vi dicevo, appunto, dal punto di vista di sicurezza era abbastanza particolare la discussione, perché appunto avendo accesso al sistema, al computer, poteva per errore o accidentalmente cancellare file o fare cose strane. Oltretutto, se c'era qualche attacco, magari avendo accesso al sistema, si potevano dare troppe informazioni, insomma, cose così. Ma adesso Nvidia ha creato NemoClaw, dove praticamente ha preso, a loro detta, ha preso OpenClaw e ha messo limiti di sicurezza per appunto garantire la privacy. Io non so se avete visto la presentazione del tipetto qui di Nvidia, dove ve lo link, poi ve lo mando, dove praticamente va a comparare OpenClaw a tipo Linux o HTML, dove praticamente in futuro ogni azienda avrà migliaia di agenti che lavorano 24 ore su 24 per appunto essere produttivi, però ovviamente in sicurezza, perché il problema di OpenClaw, ve l'ho detto, è che non c'erano limiti di sicurezza. Invece loro che hanno fatto? Hanno preso OpenClaw e hanno messo delle regole di sicurezza che impediscono l'intelligenza artificiale di uscire dai limiti stabiliti. Quindi non può fare qualcosa di pericoloso anche se gli si chiede, e il sistema insomma lo blocca. E in più utilizzano questo OpenShell che appunto è una sandbox, come vi ho detto prima, che appunto è un ambiente protetto, quindi la gente sta in questa sandbox, in questo recinto, e non può uscire, anche se impazzisce o qualcuno gli dice di fare cose che non dovrebbe, non lo può fare.
E poi c'è anche un sistema che decide quali dati possono essere inviati al cloud. Cioè, quando voi usate ChatGPT, per esempio, ehm, molti dati i dati vengono mandati ad OpenAI, oppure se usate Gemini a Google, o se usate Claude ad Anthropic. E quindi con questo sistema, in teoria, si dovrebbe capire quali dati possono essere mandati e quali no. E quindi sarebbero, questo per la privacy ovviamente. A quanto pare con un solo comando potete installare tutto quello necessario, però ovviamente su computer dotati di schede RTX. E quindi non proprio così. Ecco, questo era il disegnino, dove appunto presentava. E boh, vediamo, cioè è simpatico, vediamo se veramente sarà usato, dalle aziende, non lo so. Io al momento ho un po' di dubbi, però magari sono scettica io. Ehm, Però vediamo. Come l'hanno detta loro sembra tutto bello, però se vuoi vendere una cosa ovviamente parli delle cose belle. Però insomma vediamo, non voglio annemicarmi Nvidia, ecco. Vediamo. Quando ne escono tante negli update del mio Pixel Graphene OS è sempre piacevole capire che c'è gente che lo fa per uno scopo alto e non direttamente per soldi. Sì, no, vabbè, Graphene OS comunque è nato per Grafene, nato comunque per la privacy, cioè non credo sia nato per soldi, ecco. That guy, you know English by any chance? Yes, I know English, but my audience is mostly Italian, so I speak Italian. Also because my English is not really good. So, buona cosa davvero. Ma vediamo, vediamo. Nvidia. Io vi voglio bene. No, perché io mi penso in un futuro, no? Chissà. Però insomma ve la volevo dare come notizia. Vediamo, vediamo, vediamo come continuerà. E ora torniamo al malware di Steam. A quanto pare Nvidia non mi piace, ma sta cosa è buona, nascondendo la mia parte che odia Nvidia senza fare il complottista. Vedo che sei un po' complottista, diventi vento, eh? Però ci sta, ci sta. Boh, non lo so, io non ho nessun sentimento verso Nvidia, ecco. Se non invidia. Ci sta come battuta sciocca, dai, permettetelo. Ehm, Però a quanto pare c'è stata una notizia che a quanto pare alcuni giochi che c'erano su Steam, per chi non lo sapesse, Steam è una piattaforma dove ci sono appunto giochi, dove si possono comprare, alcuni gratuiti, appunto si possono giocare. E a quanto pare alcuni giochi contenevano malware e sono stati aggiornati appunto con codice dannoso dopo il lancio, perché qual è la cosa? E a quanto pare sono questi, se vi interessano magari li avete disinstallati, perché praticamente cosa succede? Molto spesso i malware vengono rilasciati come benevoli, perché appunto la piattaforma controlla il codice chiaramente quando vengono rilasciati e mandati, però non controlla gli aggiornamenti. Potrebbe, magari è successo anche qui, non sono sicura sullo specifico con Steam, però da quello che ho letto pare che il codice dannoso sia stato messo dopo il lancio con un aggiornamento, quindi ho immaginato sia successa una roba del genere. E a quanto pare questi malware erano degli infostealer. Gli infostealer sono dei malware progettati per rubare credenziali oppure cookie che permettono appunto di essere autenticato come quella persona, oppure di svuotare portafogli di criptovalute. Questo adesso è molto di moda. Ehm,
E a quanto pare molti di questi giochi sembravano legittimi e funzionanti, però sotto sotto poi andavano a installare il malware camuffandolo per aggiornamento appunto. E a quanto pare l'FBI che sta facendo una investigazione, investigamento, non lo so, sbaglio sempre questa parola, non lo so, ha creato a quanto pare un portale, tipo un modulo online, dove le vittime che appunto hanno subito questo malware possono dire qualcosa, tipo dettagli come ad esempio l'username, o se hanno avuto perdite finanziarie, o se hanno avuto contatti insoliti prima appunto dell'installazione del gioco, per raccogliere informazioni che appunto ehm, gli serviranno per appunto continuare questa analisi, insomma. E quindi sta chiedendo appunto di informazioni. Ovviamente le informazioni sono le misure ovviamente di sicurezza sono di disinstallare i giochi se li avete, eseguire una scansione di antivirus anche se non l'ha trovato magari prima, forse non lo trova nemmeno dopo, e ovviamente cambiate le password dei vostri account tipo banca, email, Steam, e ovviamente mettete sempre l'autenticazione a 2 fattori. Quella è sempre sempre un consiglio. Quindi piccola notizia su questo. Io, a parte gli scherzi, non sono troppo complottista, però capisco il valore dell'open politico e non. Sì, sì, vabbè, ma scherzavo, eh. Mh-mh. Poi altra notizia. Dov'è? Qui per tornare all'intelligenza artificiale, però questa l'ho voluta tenere perché volevo consigliarvi un video da vedere, però lo devo trovare. Vediamo se lo trovo. Aspettate. Molto interessante. Vediamo se lo trovo tra la cronologia. Dov'era? Ah, dov'è? Ah, questo qui, ok. For example, No, stai zitto. Ok, questo qui. Dopo vi dico. for example, Vabbè. Però praticamente qui abbiamo un malware soprannominato Slowpoly, che praticamente è scritto in Go, se qualcuno è interessato, però la cosa interessante qui è che è stato scritto utilizzando l'intelligenza artificiale. E questo se ne sono accorti le persone di Trend Micro, non so, che è un'azienda anche qui di sicurezza, perché analizzando il codice hanno visto che c'era il codice che conteneva spiegazione riga per riga, e questo solitamente lo fa l'intelligenza artificiale, dove va a mettere molti dettagli, molti commenti. I nomi delle variabili anche erano molto descrittivi. Ehm, E c'erano anche dei modelli di programmazione molto puliti ma ripetitivi, e questo solitamente lo fanno appunto i modelli di intelligenza artificiale, perché appunto seguono un addestramento. E a quanto pare il gruppo ransomware Interlock ha utilizzato proprio questo malware Slowpoly per colpire un'azienda nel settore sanitario degli Stati Uniti. Ehm, e a quanto pare il loro attacco è stato l'accesso iniziale tramite appunto credenziali rubate o vulnerabilità VPN, e prima di cifrare i file, perché appunto il ransomware è quello che è il malware che vi cifra i dati per poi chiedervi un riscatto per decifrarli.
E a quanto pare prima di cifrare i file, gli hackerini hanno rubato dati sensibili per chiedere poi per ricattare la vittima, e questa appunto è la doppia estorsione. Ehm, e a quanto pare, appunto questo slow poly è stato distribuito per bloccare appunto i sistemi locali. La cosa però che, mi interessava qui, non tanto come funziona, perché comunque è praticamente è un programma, un malware che va a cifrare, e quindi è stato quindi a rendere, ehm, illeggibili i dati. Ehm, Però la cosa interessante è che vi consiglio questo video, dove c'è lui che praticamente lui è, non mi ricordo Marcus Hutchins, scusate se non so pronunciare i nomi, dove praticamente lui è quello che ha scoperto come funzionava WannaCry. Ed è riuscito in questo modo ehm, a fermare quell'attacco. È molto interessante questa come è andata, perché analizzando poi il codice si è accorto in pratica che poteva bloccarlo, come poteva bloccarlo, e quindi ha interrotto, il flusso di WannaCry, che appunto è una vulnerabilità nota. La cosa interessante però qui è che appunto in questa discussione lui poi dice: però se l'intelligenza artificiale è utilizzata per creare malware, alla fine saranno comunque bloccati questi sistemi, perché l'intelligenza artificiale non va a creare cose nuove, cioè quella che fa è andare a prendere attacchi noti per come è stato addestrato, e quindi utilizzerà comunque cose note che magari saranno bloccati. E m'ha fatto pensare a 'sta cosa, perché non ci avevo pensato effettivamente, perché sistemi sono addestrati con cose già note, a meno che non creano qualcosa di nuovo, però non lo so. E quindi insomma non so quanto abbia senso, ecco. Volevo dirvi questo. Con tutte queste stringhe in fase di analisi si rileva subito, no, si capisce subito quello che il programma fa. Sì, 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 infatti loro analizzano poi i malware e vedono cosa fa, e a quanto pare anche come viene generato, perché se viene generato con l'intelligenza artificiale, appunto ci sono ehm, questi segnali, ecco, dei troppi commenti, della descrizione che è un po' troppa, e quindi insomma 'ste cose, quindi si sono accorti che appunto è stato creato con l'intelligenza artificiale, però insomma poi è stato utilizzato appunto per esempio qui c'è scritto proprio nel dettaglio. A quanto pare è stato usato oltretutto il click fix, che il click fix è appunto un attacco dove si fa credere che per sistemare qualcosa bisogna lanciare un comando, e poi quel comando va a scaricare il malware. Se non c'è protezione, ovviamente poi si scarica il malware e tutto quello che c'è dopo. Forse a livello di offuscation è più utile. Sì, forse sì, perché magari riesce a combinare più, offuscazioni, e quindi magari riesce a creare qualcosa che effettivamente è difficile da poi capire, perché l'offuscazione, per chi non lo sa, diciamo è quello che è la tecnica per nascondere il codice, no, e ovviamente per ehm, passare poi i controlli dell'antivirus, solitamente si fanno pure queste tecniche, così appunto l'antivirus non capisce che cosa fa il malware. Ed è più difficile anche da analizzare, perché chiaramente si deve cercare di capire cosa fa, però prima si deve cercare di trovare un modo per deoffuscarlo e quindi capire cosa fa il codice. Quindi così. E quindi poi questo ve lo metto, anzi me lo salvo così non mi scordo. E ve lo metto, ok, dopo ve lo metto in descrizione comunque. Poi altra notizia, in realtà ce ne sono altri due, cioè questa è un'altra.
Parliamo di zombie zip. Praticamente questo è super interessante, cioè, questo descrive una tecnica di evasione, ecco, torniamo un po' a non farsi riconoscere dagli antivirus, che è chiamata zombie zip. E qui appunto vedete che c'è una CVE anche, visto che ne parlavamo prima. Dov'è? No, forse qui. CVE 2026, vedete qui siamo nel 2006, 2026 l'hanno trovata adesso. E c'è anche il codice su GitHub se vi interessa. Però la cosa interessante qui è che praticamente come funziona? Appunto è una tecnica di evasione perché permette ai file malevoli di sfuggire ai controlli degli antivirus durante la scansione, appunto. E la cosa è bellissima perché praticamente gli zip hanno un header, cioè un'intestazione. E questa intestazione praticamente dice se il contenuto è compresso oppure no, no? Gli zip, lo sapete, per comprimere un file, cioè renderlo più piccolo, se voi aprite uno zip con Notepad non si capisce niente. E a quanto pare hanno questa intestazione che dichiara se i file sono compressi oppure no. Zombie Zip praticamente va a manipolare questa intestazione e dichiara falsamente che i file non sono compressi. Praticamente qui lo dice, mette questo valore a 0, che vuol dire che appunto non sono compresse, mentre in realtà sono compressi. E questo inganna l'antivirus perché l'antivirus si fida ciecamente di quello che legge nell'intestazione. E quindi quando l'antivirus legge che i dati non sono compressi, ma in realtà lo sono, cosa fa? Cerca di fare una scansione su quei file, che però sono compressi ma lui non lo sa, ma vede solo cose strambe, no? E quindi dice, vabbè, per me è tutto a posto, non vede niente, non vede un malware associato. E a quanto pare, a quanto ha fatto questa analisi un ricercatore, a quanto pare il 95% degli antivirus ha fallito il rilevamento. Però la cosa è che non è che si scarica questo zombie zip e viene eseguito. No, perché comunque all'interno c'è una roba insensata. E se lo estraete, per esempio, con Windows, ci sarà un errore, non riuscite a leggere quello che c'è. E anche per questo molti dicono che secondo loro non è una vera vulnerabilità. Perché appunto il file all'interno viene visto come corrotto, che non si può usare, perché per eseguire il malware bisogna avere un programma fatto dagli hackerini per appunto eseguire quello che ci sta dentro, quindi decomprimerlo ed eseguirlo. E quindi vi dicevo, per questo nella comunità di sicurezza alcuni non sono tanto a favore sull'alta gravità di questa vulnerabilità, perché appunto non è uno zip che effettivamente funziona. Però se si riesce a scaricare il programma che poi utilizza questo zip, si può utilizzare e si riesce anche a superare l'antivirus. Poi ovviamente quando si avvia il malware, l'antivirus ti può sempre bloccare, però insomma mi interessava molto, era interessante capire questa tecnica dello zip, insomma. Internet è unito, quindi per ora dovrebbe essere tutto controllabile, a meno che non si suddivideranno troppi database delle AI e si svilupperanno in altri modi con l'arrivo di più mole di dati online. Non so se mi sono spiegato bene, argomento complesso. In effetti devo dire un po' complesso, non ho capito benissimo. Non ho capito benissimo. No. Ma riguardo a cosa? Anche perché io poi parlo e mi scordo. Però insomma bello, c'è anche il codice su GitHub per creare lo zombie zip. Però ovviamente vedete qui poi ci vuole un programma per eseguirlo. Però è interessante questo, lo proverò. Ecco, se volete provarlo potete provarlo con Leicar, che Leicar è un file che potete trovare
che è un file che viene utilizzato proprio per vedere se l'antivirus funziona, perché è un file creato apposta. Dov'è? Che non è malevolo, però viene visto come malevolo dall'antivirus, e potete provarlo, insomma, invece di scaricarvi un malware. Questo, diciamo, se lo scaricate comunque Defender lo becca, insomma. Però insomma è una stringa di codice, così, che viene visto. Se lo scaricate Defender lo vede. È fatta apposta per i test. E poi ultima notizia, che parla di questo GoPix, che è un trojan bancario brasiliano. Il Trojan praticamente è appunto un cavallo di Troia, praticamente è un malware che si fa vedere come programma benevolo, ma in realtà poi va a installare e infettare il computer con altri programmi, proprio cavallo di Troia per appunto la storia che c'è, appunto, cavallo di Troia. E a quanto pare è interessante, vabbè, prima di tutto perché, vabbè, non colpisce l'Italia, ma ha colpito gli utenti in Brasilia e ha preso di mira soprattutto clienti di istituzioni finanziarie, anche qui utenti di criptovalute, tramite il sistema Pix, che è un sistema di pagamento molto usato in Brasile, ma anche Boleto, che invece sono dei bollettini, anche qui per pagare, insomma. E appunto perché si cerca sempre di rubare soldi, insomma, così. E a quanto pare anche qui la diffusione è stata fatta tramite malvertising, quindi pubblicità malevola, però su Google ADS, diciamo, la pubblicità di Google. E camuffandosi da prodotti popolari come tipo WhatsApp Web o Chrome. Anche qui questo malware carica i suoi moduli, quello che gli serve direttamente il RAM, quindi non sull'hard disk, e questo appunto vi dicevo è molto comune nei malware per non farsi scoprire, e usa script, quindi quello che c'è dentro, offuscati, proprio per non farsi scoprire anche qui dagli antivirus. La cosa bella però di questo è che la cosa più sofisticata anche di questo malware è che praticamente questo malware va a modificare le impostazioni di rete di Windows per puntare ad un file che si chiama pack. Il file pack in generale è un file di configurazione che dice al browser come gestire le richieste di connessione ad internet. È usato per esempio nelle aziende per controllare i siti che vedono i dipendenti. Per esempio dice se l'utente se l'utente, diciamo, vuole visitare il sito A, glielo puoi permettere. Se vuole invece mandarlo direttamente, invece se vuole visitare il sito B deve utilizzare quest'altro proxy, cioè un server intermediario. E qui la cosa interessante è che utilizzava questo pack, quindi questo file veniva messo nelle impostazioni dirette di Windows, perché si diceva se l'utente va su Google, caricalo tranquillamente, però se va sul sito della banca passa dal mio server proxy, quindi passa dal mio server intermediario, così il traffico passava dal server degli hackerini e potevano intercettare magari credenziali, PIN, e quindi insomma rubare appunto le credenziali, e l'utente credeva che era proprio legittimo perché poi stava nel mezzo e quindi l'utente non se ne accorgeva. Quindi questo era molto interessante. E quindi chiaramente faceva un attacco made in the middle praticamente.
e appunto son riusciti a trovare comunque, credenziali di, banche o, criptovalute, robe così, e oltretutto essendo nel mezzo poteva anche modificare pagamenti. Ehm, e quindi niente, molto interessante. E ovviamente poteva cancellare anche le sue tracce dal computer, ehm, per appunto non farsi vedere poi quando si faceva un'analisi dopo. Però insomma trovate le cose, il link in descrizione perché è molto lungo, molto interessante anche, vedere tutta l'analisi, quindi niente, se vi interessa lo potete vedere. Poi se vi interessa, possiamo fare un'altra live, non è che perché io comunque cerco di stare un po' ad alto livello, se no facciamo notte, ecco. Però se siete interessati magari ne vediamo qualcuna come quello di iOS prima. E quindi niente, questo è tutto. Per chi non lo conoscesse, mi trovate su YouTube, cioè in realtà mi trovate un po' dappertutto poi. Sono dappertutto. Ci sono pure su Instagram. Vedete che l'avevo messo qui, però è piccolino, non si vede. Poi verrà un po' cancellato. Vediamo, magari lo metto da qualche altro, da qualche altra parte lo mino, però vabbè. Però insomma faccio video su divulgazione di sicurezza informatica, anche sulle notizie e anche cose più tecniche il lunedì. E in realtà mi trovate anche su Discord, se volete, trovate tutte le informazioni qui o su Instagram o TikTok. E ovviamente ho anche un'email se volete scrivermi, boh, come volete, oppure mandarci, phishing sull'email spamacqua@proton.me. Ve l'ho detto prima. L'ultimo mi ha incuriosito. Sì, sì, no, molto bello. Magari se vi interessa facciamo una live proprio per quello. Sono molto belle le tue live, grazie mille per la compagnia. Ma grazie a voi per aver seguito, come sempre, e per le domande che mi fate. Ehm, fai balletti, scherzo. No, non faccio balletti, sono abbastanza non sono molto brava a ballare in realtà, quindi non vi conviene, non vi conviene. Però no, su Instagram in realtà trovate storie o magari short che trovate anche su YouTube, però ogni tanto pubblico cose diverse, quindi boh, se volete seguitemi, fate come volete insomma. Se no mi trovate sempre in live, ecco. Sono boomer con TikTok, ma pure io, cioè io ancora TikTok non l'ho capito moltissimo. Infatti, cioè Instagram l'ho utilizzato, quindi più o meno so come funziona e infatti sono un po' più attiva. TikTok ancora devo capirlo, infatti non trovate tante robe su TikTok, però ci sto lavorando per capirlo. Però niente, grazie mille per avermi seguito e buona serata e niente, come sempre vado a mangiare, quindi ciao e buon appetito.